Dove ti trovi, maestro? Le impressioni delle azioni grandi e piccole si uniscono insieme e formano tendenze. Le tendenze si sviluppano in carattere. Il carattere produce volontà. Se un uomo ha un carattere forte, ha una forte volontà. Il karma produce carattere e il carattere a sua volta produce volontà. Le persone che hanno un'immensa volontà l'hanno sviluppata con azioni fatte in numerose nascite. Non è in una sola nascita che un uomo sviluppa una potente volontà, ma facendo tante buone azioni in parecchie nascite. Le potenze di queste azioni si uniscono insieme e in una certa nascita l'uomo che lottava appare un gigante come Buddha e Gesù. Nessuna azione va sprecata, nulla va perduto. È necessario uno sforzo paziente e instancabile. Cosa parla? Qui spiega praticamente che le azioni producono il carattere, quindi formano il carattere. Penso di aver capito. Poi il carattere sviluppa la volontà. Ok. Cosa Melissa ha capito? Parto dal karma. Sì, il passaggio che ha fatto lei partendo dal karma, quindi nasce, le diverse azioni ti fanno il bagaglio. Sempre capito. Che è la somma delle azioni di tutte le vite che crea poi la volontà e il carattere. Antonino, cosa ha capito? Il risultato della volontà è l'insieme delle azioni fatte nelle vite precedenti. Tu? Che le impressioni di Samskara, le vasana, secondo dovrebbero formare il carattere, cioè il carattere dovrebbe formare la volontà, però la volontà in quel senso come azione può essere una volontà buona o una volontà cattiva. Non è detto che un uomo in diverse nascite sviluppa una volontà che sia che riporti l'anima a Dio. Dovrebbe sviluppare questa volontà, perché volontà è anche azione negativa. Ok. E parla di volontà, di carattere, azioni e karma. Quindi tutto questo deve avere una chiarezza, il rapporto con il karma, rapporto con l'azione, rapporto con carattere, volontà. Da dove nasce volontà? Da raggiungere uno scopo. Volontà nasce dal proprio e l'anima, con dell'anima. Quindi noi con conseguità gestiamo la vita, gestiamo con ego,
cos'è? Un rappresentante dell'anima, diciamo, con ego gestiamo. Quindi ego, già sappiamo ego può funzionare in modo più saggio, un modo anche criminale, un modo un pigrone, e tante possibilità, se c'è un pigrone e volontà quasi niente. È un ego più dinamica, ecco, mi sembra, si può sviluppare la volontà, ma lo scopo molto egoistico, non può dire saggio. Invece l'ego più saggio, Sattva-guna saggio, lui non ha necessario di essere pigro o neanche necessario essere più dinamico. Quindi sua attenzione sembra arrivare sua origine, riconoscere se stessi in modo supremo, e quindi dell'ego puro oppure ego saggio, il suo scopo sembra andare indietro. Sì, andare indietro anche tu serve volontà, anche andare avanti anche tu serve volontà, sempre. E tutto lo due fornito dall'anima, quindi noi capita anche che la volontà si può fare sotto forma dell'ego. Sotto forma dell'ego, che Rajasa oppure Tamasa, ego, queste vengono ego partecipare. Invece se una volontà viene ritornare alla sua origine, e cosa viene proprio l'anima? L'anima è venuta fuori, fatto tutto, adesso basta, vuole ritornare alla casa. Ecco, invece se vuole rimanere, ego necessario divertire o fare le cose necessarie. Quindi invece ritornare alla sua origine, ego necessario, l'anima subito comincia a collegare il suo scopo, unire con Parabrahma, l'universo, l'assoluto. Cos'è il rapporto? Quindi, se usando un volontà con ego, cosa succede? Aumenta il karma. Invece, quando una volontà con l'anima collegato, ecco, il karma vengono sempre bruciato, ridotto, eliminato. Così vengono così il rapporto con il karma. Quindi, quando una fai l'azione con l'anima, si può fare un'azione, facciamo sempre il pieno dell'ego, anche se vogliamo fare un'azione con l'anima, come un allenamento, anche nell'arco di giornata, una parte lo scopo finale, deve andare origine, ma devo allenare, andare là tanto, allenare, dove alleniamo nel tempo, la giornata. Quindi come devo allenare è più possibile agire con azione, agire con l'anima. Ogni azione deve partecipare l'anima. Quindi come tu capisci, tu fai un'azione con l'anima pura, l'anima, oppure con ego. Quindi l'anima pura è l'anima, ego. E cos'è l'anima non è pura, e cos'è il concetto. Come tu capisci, tu fai un'azione con l'anima, con serena, saggiamente, con gioia, con contemplazione, con completezza. Poi come tu capisci, pensando a ogni individuo, io ho fatto con l'anima, che tipo di sentirei, che tipo di sintomi? Chiedo una domanda. Puoi dire?
col Dharma, seguendo un'etica dharmica, parli chiaro, qualche parola così capisco. Seguendo un'etica, se fai del male a qualcuno o è solo una questione egoica per te. La mia domanda, come capisci? una devo chiarire, decidere, ok, io ho fatto questa azione con l'anima. E devi arrivare a questa conclusione. Quindi tu devi sentire qualcosa. Cosa tu senti? È una cosa buona per me o una cosa che danneggia gli altri? Cosa hai detto? È una cosa buona per me o questa cosa che io sto facendo può creare problemi ad altri? Ah, sì, sembra azione, tu parli. Tu quello che dire. Antonino? No, non stavo attento. Dove c'è poca logica, maestro, dove si sente poca Intelletto. Poca logica, non lo sento bene. Invece è qua sentire una contemplazione soddisfatto, punto. Non c'è la punto interrogativo, non c'è residuo. Contemplazione, soddisfatto, gioia, felicità, tua azione. E cos'è il rapporto con? Non ho fatto un'azione, che bello, ho fatto questo. E quindi l'anima adesso viene fuori, e l'anima cella. Invece l'ego sempre cerca qualcosa di diverso, sempre un punto interrogativo. Però nel prima Joyti, il prima di arrivare alla contemplazione c'è l'azione. Non posso deciderlo prima di provare soddisfazione, quindi c'è un'azione. E non è in accordo quello che diceva lui del dire che la mia azione è basata sul non fare del male a me stessa e agli altri per poter arrivare poi alla contemplazione. Ok, e così, come arrivare a questa contemplazione, a questa soddisfazione? Deve cambiare la nostra personalità. La personalità deve essere più buona, saggio, personalità. Cambiare la personalità, devo cambiare il suo carattere. Carattere, diritto, correttamente. Cambiare il carattere e il suo comportamento deve cambiare. Cambiare il comportamento, sua abitudine nell'arco di giornata deve cambiare. Quindi deve sapere che tipo di abitudine io ho, cosa abitudini basato nella yoga, filosofia, principi di che basato sul yama, niyama. Deve avere qualche chiarezza cosa non deve fare, cosa da seguire, cosa chiarezza necessaria, cosa studiare e cosa non deve fare, non fare male agli altri. E cosa deve seguire? Se stessi, sempre stare equilibrato, centrolinea. Comunque, e questa cosa noi puoi applicare nella vita, attraverso la nostra qualunque attività, nutrizione e riposo. Questa cosa deve essere toccare. Abitudini dove toccare? Nell'attività, nella nutrizione, nel riposo. Un po' modificare. E così modificando piano piano arriva. È così. Un percorso. Cos'è? Un percorso. La spiritualità è un percorso, non puoi arrivare subito. Grazie. Om Sarana Bhavatu Saranau Gunatu Sarviyam Karavavahai Tejasvinavati Namastu Mavit Visavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Siamo insieme, camminiamo insieme verso la verità. Om Shanti 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 Shanti. Budevi Budevam Bhojana